Benissimo, benvenuti ad una nuova pillola del programma TBR 2.1. Oggi vedremo le opzioni del programma. Come accedere alle opzioni del programma è molto semplice, è sufficiente cliccare su questa rotella gialla per aprire le impostazioni del programma. Le impostazioni del programma sono abbastanza semplici. È possibile modificare l'aspetto del font della griglia principale, delle varie griglie e delle note e anche quello della griglia repertoriale in modo separato. Andiamo a vedere, innanzitutto andiamo a riempire un po' la griglia repertoriale giusto per avere qualche dato. Ecco, qualche dato, ecco, in questo modo, in modo che si veda che è significativa la modifica che andiamo ad applicare. Ok, andiamo a cliccare su Settings, quindi sulle impostazioni, modifichiamo per esempio il font da Cantarell, andiamo a scegliere un Comic Sans MS, cliccando su Ok, qui stiamo andando a cambiare l'alberatura, e le griglie e le note. Andiamo a vedere cosa succede. Ecco, vedete che è cambiata l'alberatura, sono cambiate le ricerche, è cambiata questa, ma non è cambiato nulla, diciamo, all'interno della griglia repertoriale. Se invece volessimo modificare il font anche della griglia repertoriale, allora adesso abbiamo un Liberation Mono, andiamo a prendere un Liberation Serif. Ecco, vedete che è cambiato anche la griglia repertoriale. Io consiglio di rimanere per la griglia repertoriale sempre sui font monospaziati, che sono fondamentalmente il Liberation, per chi ha Linux Liberation, ma per chi ha Windows di solito sono i font Courier, i font Courier. Non solo è possibile cambiare il tipo di font, adesso torniamo al Cantarell perché è diciamo le mie impostazioni default, però è possibile anche cambiare la dimensione del carattere. Ecco, vedete che in questo caso ho ingrandito tutti i caratteri. Se vi rendete conto che le righe sono troppo schiacciate eh, e sono troppo vicine una all'altra, è possibile modificare anche l'altezza delle righe con questo numero grids and row height, che vuol dire altezza delle righe della griglia. Cliccando su OK, ecco, vedete che le righe si sono un pochino ingrandite. È possibile usare questa funzione anche relativamente alla dimensione del carattere, perché se ingrandiamo molto un carattere è possibile che questo carattere venga tagliato dalla riga perché la riga è troppo sottile e allora bisogna andare ad incrementare l'altezza della riga. Allora, poi ci sono delle altre opzioni che sono la visualizzazione della finestra di apertura iniziale, quella che presenta la copertina del libro, se la volete, diciamo, se volete che venga mostrata ogni volta che avviate il programma, lasciate la spunta su questa casella. Se invece non volete che si mostri diciamo, la copertina iniziale, potete anche scegliere di non mostrarla. C'è questa spunta che indica se salvare la posizione delle finestre dove l'avete lasciata l'ultima volta. Tenete conto che è la posizione delle finestre, non è la posizione fisica delle finestre. Vale a dire, se io apro, ecco, la rubrica medica e la chiudo in questa posizione, viene riaperta in questa posizione. Vedete? Ecco. Non si sta facendo riferimento ai contenuti interni della finestra, perché io posso avere aperto diciamo, questa parte della finestra, ma quando la riapro, ecco, adesso in questo caso è venuta così, ma perché c'è una ragione precisa, ma vi posso assicurare che se rilanciate il programma ve la ritroverete in questo modo.
ve la ritroverete nella stessa posizione in cui l'avete lasciata, però con le parti interne che ritornano, diciamo, a una situazione di default. Poi abbiamo tutte le operazioni di default che possono essere attivate per quanto riguarda la ricerca, quindi l'abilitazione della ricerca nelle note, nei sinonimi, nelle rubriche e il fatto, con quest'ultima spunta, che la ricerca parte in automatico dopo un certo numero di millisecondi. I millisecondi sono millesimi di secondo, in questo caso l'impostazione predefinita è 700 millesimi di secondo, significa che al termine della digitazione il programma aspetta 700 millisecondi prima di effettuare effettivamente la ricerca. Se vediamo che questo è un tempo troppo breve o troppo lungo, possiamo andare a modificarlo a nostro piacimento. Per esempio, facciamo 3000 per esagerare. Ecco, per farvi vedere come funziona, cliccando su OK, io adesso scrivo nose, quando ho finito 1, 2, 3. Ecco che è partito, ecco che è partita la ricerca. Ho contato un po' velocemente, ma sono passati effettivamente 3 secondi da quando ho effettivamente effettuato la ricerca. Se io rimetto a 700, vedrete che non faccio in tempo a scrivere, a contare a 1, 1, ecco, e vedete che è tornato con l'impostazione iniziale. In più abbiamo questa ultima funzione che fa una copia automatica della situazione delle rubriche in un nuovo repertorio quando io cambio da un repertorio all'altro. Adesso io vi faccio vedere. Normalmente, vedete, questo era un repertorio che avevo usato in un video precedente di prova, repertorio 1, repertorio 2, repertorio 3 è vuoto. Allora, partendo dal repertorio 2, se io volessi copiare automaticamente queste rubriche nel repertorio 3, allora potrei attivare questa funzione e automaticamente quando io, vedete, vado nel repertorio 3, mi trovo le medesime rubriche del repertorio 2. Questo potrebbe essere utile quando io ho un'indecisione su una o due rubriche dello stesso paziente e quindi mi interessa lavorare sulle altre, ma rimuovere solo quelle che mi interessano e aggiungerne eventualmente delle altre, però avere, diciamo così, già un parziale riempimento della mia griglia repertoriale. Ora ripristiniamo i font come erano prima, mi pare che fossero così, mi pare che fossero così. E direi che per quanto riguarda le impostazioni è tutto. Buona giornata.